Ragazzi, scusate il disturbo. Ragazzi, conoscete tale Daniele di Campolanico? Che non lo troviamo. Ciao! Siamo vinciti, hai visto? Eccoci! Ciao! Guarda che sole, che sortito nanni, che profumo di rose, di garofoli e La storia di questa bottega diciamo che è aperta intorno al 1860, dal mio bisnonno, poi è stata quasi una tradizione di famiglia, dal bisnonno, mio nonno, mio padre, poi io. Tanto che adesso con me è destinata a finire questa storia. E comunque non è che oggi qualcuno riuscirebbe ad imparare in poco tempo quello che tu sai fare, Diciamo, quindi servirebbero anni, no, è un di mestiere affiancamento. C'ha tante cose da imparare, adesso sono rimasto addirittura solo. Tu stai qua da? Addirittura a 6 anni, perché lì c'era una forgia che i cerchi prima venivano saldati a fuoco, quindi io a 6 anni mi mettevano lì a girare la forgia. Loro stavano lì, mio padre e mio zio, che battevano sull'incudine. E allora mi strillavano, gira! Perché dovevo girare la forgia, se no la forgia non arrivava la ventilazione, il carbone non bruciava e non scaldava il ferro. Allora gira! E io giravo. Il bottaio è un falegname, cioè falegname non è falegname, perché è bottaio, perché magari fare un mobile non compete magari farlo al bottaio. Però allo stesso tempo deve lavorare pure il ferro, perché poi la botte c'ha i cerchi, quindi deve sapere pure un po' lavorare il ferro. Una cosa assurda che lui mi diceva è che sta sparendo anche quindi il mestiere del boscaiolo. Il boscaiolo resta sempre. Però lo sanno Però scegliere. diciamo che la selezione per fare uscire le doghe per le botti non la fanno più con un'accortezza, perché in falegnameria il legno, se c'ha un nodo, se c'ha uno screzio, non è un problema. Invece per fare la botte deve essere, il legno deve essere perfetto, liscio, senza nodi. I contadini bene o male tramandavano ai figli la lavorazione, l'uso della botte, non dico la lavorazione, l'uso. Concerto del maestro Giorgio Battistelli, grande compositore di opere liriche. Ah, io ovviamente non conosco. Che ha composto un'opera di percussione per tutti gli artigiani. Questa è l'antica cantina, nel senso che è sempre stata usata dalla mia famiglia come cantina per il vino. E infatti le nicchie sono proprio a forma di botte. Alfredo ce l'ha rifatta addirittura con i cerchi di una volta. Qua in queste botti facciamo il castagno, che è uno spettacolo. Che sono 4 botti, ma in realtà la vigna del castagno è molto piccola, quindi negli anni che va molto bene ne facciamo 2 di botti. Però Alfredo, siccome ogni volta mi dice ma io ho un'età, quante altre botti faccio, l'ha detto pure oggi, e allora io dico vabbè fammela un'altra botte, fammela, almeno ce l'ho. Cerchiamo e sono arrivato a 4, ma in realtà 4 non abbiamo mai usate. Noi avevamo delle botti di mio nonno e del mio bisnonno che erano qui in cantina quando abbiamo iniziato questa folle avventura, e ci teniamo il primitivo, vedremo. Come l'hai conosciuto Alfredo? Cioè, come... avevo visto che fece una botte a Daniele di Ribelà. No, so che manda pure delle botte in Sicilia, in Calabria. We've always been looking for chestnut, and Eric came across this artisan called Alfredo Sanibel just in Lazio, and he has access still to a forest right next to the Vatican, and for me must be one of the last artisan producers. Capita delle volte che magari tu tutto a posto così, poi vieni in cantina e dici ma che è successo, e trovi magari un trafiletto qua che poi inizia a sgocciolare, e quindi da qua ti inizi a perdere dalla piega. Poi ho imparato un po' di cose, quindi un po' reagisco. Dicevi perché è un materiale vivo, no? Comunque sì, se non conosci, e comunque il legno si muove, quindi si muove, c'è anche pressione, perché comunque c'è 1 metro d'altezza quasi, quindi qui comunque c'è pure la pressione del liquido. Poi adesso tante cose me le ha insegnate, quindi un po' di emergenza so fare. Però quando la cosa è grave, santo Alfredo,
Per fortuna è vicino e lui, devo dire, è sempre super disponibile. Riccardo diceva che comunque il legno, materiale vivo, anche il legno, quindi cioè, i primi anni non è stato facile, lui chiamava Alfredo, aveva la Certo, mattina, magari perde da qualche parte, certo. Vabbè, io ho anche l'esperienza esatto, di mio papà, che anche se ha fatto altro, comunque penso che alle spalle c'ha una 70ina di vendemmie. Una cosa bellissima qua secondo me della galleria è che si vede ancora, queste qui sono gallerie, ma anche a Marino ce ne sono tante per esempio, che scavate a mano, quindi tutti i segni che voi vedete sono i segni dello scalpello, immaginate. Esatto, e sono gallerie infinite, sembra un labirinto. Vedi, queste sono tutte le picconate di come l'hanno fatto. Voi immaginate a portare la terra su, il lavoro che c'è stato per portare la terra su. Tutte queste grotte sono state utilizzate anche in un altro momento storico in particolare, che è durante i bombardamenti. Quando fu bombardata Frascati, 40 Esatto. famiglie furono ospitate qua, poi insomma ospitate con questo tasso di umidità, però hanno vissuto un bel po'. La cantina su, grazie anche alla grotta, riesce comunque, gli dà comunque freschezza. Ecco, su rispetto a fuori, massimo la temperatura va a 25 gradi, quando fuori ne fa anche 40. E siamo sempre sotto ai 15? Sì, la temperatura della terra intorno ai 15 gradi, dai 13 ai 15 gradi. Sì. E si trovavano qui perché noi ci troviamo a fianco, diciamo, sul bordo del cratere di un lago vulcanico, però era un cratere diciamo, che ha costituito il vulcano laziale. E che compone praticamente la parte di Valle Marciana che laggiù comprendeva un lago. Sostanzialmente c'era un lago, uno dei tanti laghi vulcanici, che spiega appunto anche, diciamo, la fertilità di queste terre. Questo è tutto il complesso del vulcano laziale. Come vedete c'è una miriade di suoli diversi, tutti d'origine vulcanica, perché ci troviamo esattamente su questo grande vulcano dove si vede bene il cratere iniziale. In cui si forma questa pietra, diciamo localmente chiamata peperino. Tutti gli scalini naturalmente sono di peperino, che è sempre la pietra qui vulcanica dei Castelli, insomma. E questa colata lavica qui, che si chiama la colata lavica dei Monti Dodori, è esattamente dove stiamo noi. Versante sud-ovest, e noi stiamo al centro di questa... Quindi qua c'è stata una colata lavica che ha lasciato Ci chiamiamo campo lavico anche per questo motivo. Il peperino è un composto proprio di una sovrapposizione di eruzioni. Ok, quindi come modalità proprio come di eruzione. Come modalità, esatto. Non è un'unica grande eruzione, sono più di una. Invece qui hai materiale vulcanico. Sì. E è una terra che sta un pochino a metà, cioè comunque è sempre una terra molto molto sciolta, però quindi è di base sabbia. Sabbia, sì. Questo è uno dei tanti più o meno che abbiamo trovato di affioramenti di lava, che qui dove stiamo abbiamo uno strato di suolo fertile di 20-30 centimetri. Eh sì, queste sono le radici delle piante sopra, vedi? Quando su piove anche qui. Alfredo fece 2 botti per il film 8,5. Capito? Ma ne fece tante di cose per il cinema. Quando dopo però ha assaggiato il vino che abbiamo fatto nel primo anno nella botte, quindi parliamo del Castagna 2018, cioè lui proprio con le lacrime agli occhi mi ha detto: guarda, sembra il vino del nonno. Veramente? Ha detto così? Per me era il complimento più bello che potevo ricevere. Cioè, ogni volta c'è un pezzo di storia nostra, no? Certo. Cioè, per me è stato veramente mi ha accompagnato. Sul vino Castagna sicuramente lui mi ha accompagnato. Questo è il corno d'etame di Carlo, grande altro maestro che ci guida nella biodinamica. Però pure dopo la seconda guerra mondiale tutta la chimica che c'era, che era usata, poi è stata buttata in agricoltura, papà. Adesso va la biodinamica, adesso va il prodotto così, noi facciamo la biodinamica. Ma sapete cos'è? Cioè, io non lo so cos'è la biodinamica, no? Quella che riguarda me, io ci percepisco il vitigno con una libertà assurda, cioè non guardo... Non hai dei riferimenti, dici, a cui per forza devi andare contro.